Ciao amici, ben ritrovati. Oggi parliamo di un kit prodotto da Lamy, Lamy Joy Calligraphic Set. Allora, Lamy Joy, la Lamy Joy sappiamo qual è, la andiamo a vedere, ma prima gustiamoci un pochettino questo cofanetto. È bello o no? È un cofanetto di metallo, un metallo molto leggero, anche diciamo, ribordato un po' così, non dico frettolosamente, ma senza troppi ghirigori, però è bello, squadrato, fa il suo lavoro ed è il Calligraphic Set, lo vedete anche da questa C con i segni della evoluzione e lo sviluppo calligrafico. Andiamo a vedere cosa c'è dentro e poi andiamo a scoprire. Allora abbiamo, eccolo qua, un set composto da una Lamy Joy, che è questa qua. Lamy Joy ricorda un po' lo stiloforo, poi ce la guardiamo in dettaglio, con altri due pennini, perché il set è composto dal pennino calligrafico 1.1, 1.5 e 1.9, quasi 2 mm di pennino, con un cappuccio, le cartucce e sotto le cartucce i due tappini per chiudere gli altri due pennini, poi li vediamo. Nel retro del coperchio c'è le istruzioni e la garanzia. Lamy rilascia, ci spiega anche come utilizzarlo, ci fa vedere qualche esempio di scrittura e ci dà anche qualche informazione per chi vuole imparare come fare le lettere, come cimentarsi con un pennino di quelli, un pennino tronco tutto sommato, non è proprio come quelli che compriamo per la calligrafia, ma vi darà delle belle soddisfazioni. Rimetto dentro questo che insegna poi dopo, casomai, e andiamo a vedere un pochettino la penna in sé. L'inchiostro, manco a dirlo, è quello Lamy. Proveremo questo set con le varie soluzioni. Lamy Joy. Lamy Joy, come nelle tradizioni Lamy, ha la sua bella finestrella per controllare lo stato dell'inchiostro, un cappuccio che è molto simile a tutta la linea Safari, Vista, All Star, anche se in questo caso è un cappuccio di plastica, quindi molto simile, derivato direttamente da quello della Safari, non è in alluminio come quello della All Star. Il blocco scrittura è proprio quello di Vista, Safari, è in plastica con l'impugnatura classica triangolare che Lamy, asimmetrica, che Lamy comunque mette su molti modelli. Invece la parte finale, il fusto e la coda, tra l'altro bellissimo questo richiamo al rosso che c'è nella parte finale con la scritta Lamy, è proprio il tocco di classe. Sarebbe stato tanto anonimo e bruttino, così insomma è un mio parere personale, se fosse stato interamente nero, invece con questo colpetto di rosso diventa molto molto bello, molto elegante. L'affusolamento non è sul corpo, quindi rotondo, ma diventa sottile, si assottiglia, quindi ha un lato stretto e un lato lungo, eccolo qua, ed è un po' la sua caratteristica. La forma è quello dello stiloforo moderno con questo design, e sappiamo che Lamy è maestra, è molto attenta al design. È una penna che si impugna bene come tutte le Lamy di questa categoria. Vedete che qui vabbè, è trasparente, ma è lo stesso blocco scrittura, e con questi modelli condivide anche effettivamente il pennino. Il pennino Lamy sapete che è un pennino corto, un pennino ad innesto che voi andate a inserire nella parte finale dell'alimentatore. È proprio quello che vedete qua, quello che si vede a vista è il pennino. Il ricambio di un pennino Lamy costa mediamente 7-8 euro, se non ci sono stati aumenti negli ultimi tempi, e quindi il kit diventa interessante anche sotto l'aspetto economico, perché torniamo a vedere che cosa ci fornisce. Ci fornisce la penna intera, abbiamo detto, col cappuccio e lo stiloforo, ma nel momento in cui desidero cambiare il pennino e voglio passare ad un tratto diverso, non devo fare altro che svitare il gruppo che sto utilizzando e prendere l'altro gruppo scrittura
perché quello che mi vende l'AMI insieme al kit, oltre alla cartuccia, oltre, è proprio il gruppo scrittura e di conseguenza non solo il pennino. Dato che il prezzo di questo kit sta attorno ai 40 euro, qualcosa meno, qualcosa più a seconda di dove vi andate a rifornire, direi che l'operazione è più che mai conveniente. Che cosa troviamo nel kit? Ve l'ho detto, le cartucce che vi vengono date in omaggio per provare e questi due tappini. A cosa servono questi due tappini? I due tappini servono a chiudere anzi ve lo faccio vedere su questo, a chiudere il gruppo, l'unità scrivente quando non la utilizzate più, e siccome ci sarà senz'altro l'inchiostro nella cartuccia attaccata al gruppo, vi faccio sentire il piccolo click che fa e poi anche una piccola avvertenza, scusate, è possibile posizionarla, come vedete, unitamente alla cartuccia nell'alloggio che è stato previsto. Quindi l'AMI ha previsto anche questo aspetto. Complimenti, perché è molto utile nel momento in cui decidete di sostituire e cambiare il pennino. Ne sto utilizzando 3, c'è il cappuccio anche per quest'altro da mettere con la sua cartuccia e l'alloggiamento. A cosa dovete porre un pochettino di attenzione? Dovete porre attenzione al fatto che questi cappucci sono un po' esili e andando a cercare di chiudere su entrambi è successo che si sia crepato, come vedete. Quindi ponete molta attenzione quando andate a chiudere, perché uno è integro, se non sbaglio, uno dei due. Ah no, anche l'altro, peggio ancora, anche questo è aperto. Quindi cercando di sentire il click, a volte succede che si apra, quindi molta attenzione e comunque poco male, insomma, si chiude lo stesso anche se è un po' crepato. Andiamo a vedere come scrivono questi 3 pennini, perché avremo delle sorprese molto piacevoli. Avete mai usato uno stiloforo? Avete mai scritto con uno stiloforo? È una bella esperienza, vi accorgerete che sono penne fatte apposta per essere utilizzate con la calligrafia, quindi vi permettono grandi movimenti perché la loro caratteristica è quella di avere un bilanciamento ottimale, quindi ovviamente il peso concentrato sul pennino, e questa coda lunga e alta ma vuota serve proprio da bilanciere. Allora, della Lamy Joy esiste anche la versione bianca che è altrettanto bella, anzi forse anche più bella. Avrei preso quella, c'era questa e va benissimo lo stesso. Questo quindi è una bella Lamy Joy. Proviamo anche scrittura un po' più piccola, pennino 1.1. 1.1 quindi è il più piccolo dei 3. Vediamo come si scrive, ma certamente, ma si scrive non bene, benissimo, più piccolo, ottimo controllo. Proviamo lo stampatello minuscolo. Ma perfetto, anche quello invece così. Ed è, come vedete, un continuo invito a fare dei segni e delle curve che sono molto armoniche proprio per l'insieme, per il bilanciamento che queste penne portano con sé, perché la loro natura è proprio questa. Proviamo, che so, a scrivere senza inclinazione. Lamy Joy. Proviamo invece a dare un'inclinazione un po' più seria, vediamo cosa viene fuori. Proviamo con un tratto più spigoloso. Ink, Lamy, vi permette qualsiasi cosa.
chi è appassionato di unciale, di scrittura di caratteri gotici, eccetera, troverà certamente un buon start-up per dare corso alla sua creatività. Proviamo a montare il pennino 1.5. Ho caricato proprio il minimo sindacale di inchiostro in cartuccia perché insomma ormai me lo tengo più come un kit bello anche a vedersi, ci faccio giocare ogni tanto i nipotini quando vengono. Allora, pennino 1.5, che cosa cambia? Andiamo intanto a scrivere, vediamo. Certamente si vede subito un tratto che è ben più corposo rispetto al pennino 1.1, questo qua è 1.5, vedete che effettivamente è più grosso. Allora la prima supposizione è, beh, non riuscirò certamente a scrivere come scrivo con quell'altro, eccetera, ma non è affatto vero, perché, per esempio, guardate, riduciamo il carattere, pennino 1.5, scriviamo ancora più in piccolo. Ci credereste? E anche in stampatello minuscolo, è bellissimo. Perché non abbiamo a che fare con una stilografica che ha insomma, una distribuzione dei pesi ed un peso di un certo tipo. Qui abbiamo proprio uno stiloforo, quindi possiamo scrivere con questo pennino tronco, possiamo scrivere come desideriamo e dove desideriamo, vedete, mandare il nostro tratto, la nostra penna. Quindi direi che la penna è una penna bella, mi piace parecchio. Inoltre l'inchiostro Lamy è un inchiostro che è molto bello dal punto di vista della sua funzionalità, cioè riesce a far scrivere bene quasi tutto, dico quasi tutto lasciando fuori un 2%. Quello che non mi piace molto è che una volta che l'inchiostro si è depositato sulla carta, cambia un po' il colore, si siede, insomma, dopo che vi ha conquistato, comincia a, a mollare un pochettino. È un peccato perché il blu che si osserva una volta che che l'inchiostro si è asciugato è un blu un po' smortarello. Ho provato, anzi sto provando, non ho trovato ancora una formula giusta, un'alchimia giusta per scurirlo, quel tantino che poi non è neanche scurirlo, è cercare di renderlo un pochettino più vivace, ma non ci sto riuscendo e come sempre sapete, insomma, abbiamo a disposizione centinaia e centinaia di inchiostri, tanto vale cambiarne un altro. Però con il rammarico che il Lamy è veramente un buon inchiostro, è proprio bello. Non ci resta che provare il pennino 1.9 esagerato. Per la prova del pennino 1.9 non ho fatto altro che staccare l'alimentatore, scusate, il converter dalla Lamy All Star che ha il Mont Blanc rosso e nel converter e montarlo qua. Lamy Joy 1.9. Cosa possiamo dire, signori? È un bel pennino. L'1.9 è certamente il più impegnativo. Proviamo a scrivere senza inclinazione. Lamy Joy. Cosa possiamo scrivere? Che è veramente divertente. Divertente e, scriviamolo così, più in piccolo, istruttivo, certo, perché vi insegna una grafia che magari non avete nemmeno mai sospettato di avere. Il fatto di essere un pennino così largo, ma anche così sottile nel momento in cui lo usiamo in questa maniera, scusate, ero andato fuori campo, vi permette di provare anche delle scritture
delle calligrafie. Differenti, perché basta impugnare il pennino in un modo o nell'altro, la mia A risulterà così oppure potrà risultare così. Vedete? Come un vero pennino italico, se inclino l'attacco della mia penna avrò una variazione del tratto per forza di cose, perché invece che scrivere per così scrivo inclinato, quindi vedete ogni volta che la mia penna raggiunge una variazione sul piano sui due assi, ovviamente da sottile passa a larga. Quindi è molto divertente e molto bello. Facciamo una analisi conclusiva su queste penne. Se avessimo per caso, vediamo, io qui ho il mio assortimento di pennini Lamy dove ci sono anche le indicazioni su quelli che funzionano e come funzionano, su quelli modificati che poi vi farò vedere. Ma se per caso avessimo voglia di mettere un bel pennino fine, eccolo qua, e di quelli in oro su queste Joy, potremmo farlo benissimo perché l'innesto è uguale, identico a tutte quelle delle altre. Quindi se avete una Safari, una Vista o modelli che montano il tipo di pennino Lamy in questione, non fate altro che divertirvi e magari provare a scrivere con un extra fine su una penna così e scoprirete quanto sia importante la forma della penna, cioè il bilanciamento che vi offre nella parte terminale, cioè dove andiamo ad impugnarla, per ottenere una grafia che magari non pensavate nemmeno di avere, oppure scoprire qualcosa che poi pari pari vi riportate sulla vostra penna stilografica e così avete scoperto di aver imparato qualche cosa. Bene amici, non mi resta che darvi i saluti, visto che sono con una bella penna di quelle che si vedono con un bel colore rosso, ve li scrivo qua, così apprezziamo ancora una volta le qualità di una Lamy Joy che venduta singolarmente costa una ventina di euro, quindi una cifra più che abbordabile, e altrimenti in kit è così bella che si può prendere con 3 pennini diversi. Saluti inchiostrati, un po' come le mie dita che ormai. Ciao a tutti amici, alla prossima!